Mamma mia, quanti ricordi! Banggood, DHL, Gearbest, AliExpress, ragazzi, ma voi ve li ricordate tutti questi negozi cinesi? Ma che fine hanno fatto? Sembrano passati secoli, ma in realtà sono solo pochi anni, eppure il mondo del commercio online è radicalmente cambiato. Dov'è? Dov'è? Ah, eccolo qui, amici. Ve lo ricordate? L'Absan H501S, uno dei primi droni, forse il primo drone serio che avevo portato qui sul canale. Lui lo acquistai da Gearbest, saranno passati forse 6 anni. Inizialmente lavoravo davvero tanto con gli store cinesi, non tanto per quanto riguarda le collaborazioni commerciali, ma mi piaceva acquistare da loro tanti prodotti particolari e portarveli poi qui sul canale. Ma tutto questo si è appiattito nel corso degli anni. Ma cosa voglio dire? Beh, sono sicuro che tanti di voi in passato hanno acquistato da store come Gearbest, AliExpress, forse qualcuno lo fa ancora, ma non con il volume di acquisti del passato. Perché sono cambiate alcune cose. Cos'è cambiato? Beh, pensiamoci bene, fino a qualche anno fa c'erano tanti marchi cinesi come Absan per i droni, Xiaomi, Huawei per gli smartphone, Chewy per i laptop, Fido e tanti altri marchi per le bici elettriche che vendevano unicamente tramite store cinesi, a prezzi molto convenienti aggiungerei, ma ci torneremo tra un attimo. Ricordate quanti telefoni Xiaomi acquistavamo dalla Cina, bloccati, poi li sbloccavamo con procedure particolari e diverse per ogni telefono, o tante diavolerie della stessa Xiaomi gadget tecnologici? Bene, pochi anni dopo Xiaomi è arrivata in Europa, ma come lei anche Huawei, Chewy e tanti altri marchi cinesi, e quindi è stato possibile acquistare i loro prodotti direttamente dall'Europa, dall'Italia, senza passare per siti, negozi cinesi. Ok, tutto molto bello, ma c'è da dire che i prezzi non erano più quelli cinesi, ma si sono piano piano allineati ai nostri classici prezzi europei. E aggiungerei che la stessa Xiaomi ha un catalogo molto limitato rispetto a quello a cui eravamo abituati quando acquistavamo da loro in Cina. E i prezzi erano, oltre alla varietà di diavolerie tecnologiche, uno dei principali motivi che ci portava ad acquistare prodotti dall'altra parte del mondo. Oggi purtroppo non è più così, almeno nella stragrande maggioranza dei casi. Acquistare dalla Cina non è più così conveniente, ma per quale motivo? Anche loro hanno aumentato i prezzi? No, semplicemente l'Europa con leggi, cavilli e così via ha sempre più disincentivato l'acquisto dalla Cina o comunque da altri paesi extraeuropei. In che modo? Beh, con tasse sull'importazione ed esportazione sia per noi sia per i paesi che vendevano a noi oggetti, prodotti, sia con tasse doganali sempre più alte e non facilmente girabili. Ricordo i tempi in cui con Gearbest, in cui i pacchi arrivavano via treno con pochissime tasse doganali, ma con tempi di attesa molto lunghi. Poi tanti marchi, prendo a caso quelli di droni, dato che li ho trattati a lungo qui sul canale, hanno perso interesse nel vendere i loro prodotti in Europa, sia per la difficoltà effettiva nel vendere qui da noi, sia perché, e questo punto non so come spiegarvelo, le novità sono sempre meno, i grossi marchi tendono a produrre sempre le stesse cose. I gadget tecnologici sì, sono carini, simpatici, ma non c'è nulla che vada a trainare le vendite come in passato era acquistare prodotti della Xiaomi o di altri marchi. Si è tutto appiattito, come vi ho detto poco fa. Ad esempio, i produttori di bici elettriche dalla Cina all'Europa hanno sempre fatto grandi affari. C'erano canali tematici qui su YouTube che trattavano solo questo argomento. Poi, un po' le tasse di esportazione qui in Europa, sia i cavilli, legali o meno, hanno sempre più limitato il loro lavoro. E ad oggi acquistare delle bici o monopattini cinesi dalla Cina non è affatto conveniente, solitamente si tende ad acquistarli su Amazon o direttamente dai siti delle aziende e i prezzi purtroppo non sono più quelli di un tempo. Quindi possiamo dire che sostanzialmente paghiamo di più rispetto al passato, ma abbiamo molto meno, sia in termini di originalità, sia in termini qualitativi, e insomma, va sempre peggio. Prima ancora c'erano le sigarette elettroniche, lo svapo, si acquistava tantissimo svapo
da paesi esteri. Io non l'ho mai fatto perché non sono un fumatore, ma so che era un giro d'affari molto importante. Poi anche qui sono arrivate restrizioni, obblighi legati, almeno nelle intenzioni, alla tutela della nostra salute, evitando l'acquisto di prodotti non certificati. E così via, ragazzi. Possiamo riassumere insomma il tutto in costi sempre più alti, sempre più tasse sia per noi che acquistiamo sia per chi vende da altri paesi verso di noi, e scarsa originalità delle nuove aziende. Sarà sempre così? Non lo so, spero di no, perché mi mancano un po' i vecchi tempi. Qui alle mie spalle vedete tanti gadget che sono arrivati dalla Cina e ho dei bei ricordi, insomma. Quel che penso, ragazzi, e magari potrei sbagliarmi, correggetemi se sbaglio, è che la Cina e altri paesi extraeuropei tendano a vendere sempre meno al dettaglio, ovvero il singolo prodotto all'acquirente, e sempre più in stock ai grossi negozi, ai grossi magazzini, ai grossi rivenditori europei. In questo modo riescono ad arginare in parte le spese sempre più alte e ad avere meno sbattimento, diciamolo chiaramente. Persino i droni DJI, amici, non so se ve lo ricordate, inizialmente non si trovavano più di tanto su Amazon, dall'Italia avevano i prezzi che avevano senza sconti particolari, parlo dei tempi del Phantom, del DJI Spark, ma anche del primo DJI Mini. Ecco, a quei tempi si riuscivano ad acquistare droni DJI molto richiesti dalla Cina spendendo praticamente quasi la metà rispetto ai nostri prezzi e ottenendo un drone con dei vantaggi, ad esempio l'FCC attiva a differenza del drone acquistato in Europa con la CM Mode. In conclusione, i tempi degli acquisti dalla Cina a prezzi super scontati sono finiti? Beh, in parte sì, certo, in molti acquistiamo ancora ad esempio da AliExpress per essenzialmente ricambi, piccoli oggettini, ma gli acquisti importanti sono sempre meno, per i motivi che abbiamo analizzato insieme in questo video. Non so se torneranno mai quei tempi, diciamo che ci stiamo un po' abituando ad acquistare un po' a prezzi alti, o almeno non così scontati come dalla Cina qualche anno fa, però stiamo a vedere cosa succederà. Voglio sapere ora la vostra opinione, fatemelo sapere lasciando un bel commento. Se questo video è stato di vostro interesse, lasciatemi un bel like per supportarmi e iscrivetevi cliccando sul tastino iscriviti qui in basso e in questo modo farete crescere il contatore, arrivato quasi ad 86.900 iscritti. Grazie a tutti, questo è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi e buono shopping!